sta diventando un po' una sfida da parte dei miei clienti a proporre video da portare sul canale. Devo dire che onestamente molti li casso perché non li trovo molto pertinenti con quelli che sono gli argomenti che trattiamo di solito. Ma in questo caso una signora, vedendomi lavorare sul suo computer, mi ha chiesto di portare i vari shortcut che io utilizzo di solito. Cosa sono gli shortcut? Gli shortcut sono delle scorciatoie, ovvero quelle combinazioni di tasti che consentono di fare delle operazioni particolari sul proprio computer. Bene, oggi voglio portartene ben 4 che sono molto particolari, consentono di fare cose che diversamente è difficile fare sul proprio computer e ci terrei tanto a sapere quante di queste ne conoscevi. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Prima di cominciare, ritengo che possa essere utile una piccola premessa. Questo perché l'altra volta, quando ho presentato la possibilità di spegnere rapidamente il computer con una combinazione di tasti, molti membri della community mi hanno chiesto come si usassero le combinazioni di tasti. E allora andiamo a spiegarlo bene. Quando io ad esempio dico di premere CTRL, SHIFT ed ESC e scrivo CTRL più SHIFT più ESC, significa che dobbiamo premere il tasto CTRL, mentre lo teniamo premuto dobbiamo premere anche il tasto SHIFT e mentre li teniamo premuti entrambi andare a premere infine il tasto ESC. Tutte le combinazioni che ti presenterò oggi saranno in un formato analogo, ma di volta in volta non preoccuparti perché ti preciserò esattamente come andranno fatte. Cominciamo! Cominciamo con un comando davvero molto semplice. Quello che ci consente di fare questo comando è di minimizzare all'istante tutte quante le finestre presenti sul nostro schermo. Questo è un comando che dagli anglofoni viene definito anche boss mode e per un motivo molto ben preciso, perché qualsiasi cosa noi stiamo facendo sul nostro computer siamo in grado di farla scomparire all'istante. Questo comando si ottiene con la combinazione di tasti Windows più D ed è facile da ricordare perché ci porta a un desktop che inizia appunto con la lettera D assolutamente pulito. Quindi teniamo premuto il tasto Windows e premiamo un attimo il tasto D. Ecco fatto che è scomparso tutto quanto quello che avevamo aperto e ci troviamo con davanti un desktop pulito. Naturalmente, come puoi vedere dai trattini in basso, le relative applicazioni non sono state chiuse, ma risultano sempre aperte, seppur minimizzate. Quindi ricorda, combinazione di tasti Windows più tasto D come desktop. Il secondo comando che voglio presentarti è un po' il cuginetto del primo. Questo è utile nel momento in cui dobbiamo allontanarci rapidamente dal computer e non vogliamo che qualcuno metta il naso nel nostro lavoro. Per eseguire una disconnessione istantanea del nostro account utente, tornando nella schermata in cui ci viene richiesta la password, ci basterà premere la combinazione di tasti Windows più L. Andiamo a farlo insieme. Tengo premuto il tasto Windows e premo per un istante il tasto L. Ecco fatto, il computer si è disconnesso, io mi posso allontanare e chiunque tenterà di accedere dovrà andare ad inserire la password. Ecco fatto. Il prossimo comando che voglio mostrarti concerne la possibilità di catturare degli screenshot personalizzati. Sì, lo so che ci sono tanti modi per catturare uno screenshot, ma questo è davvero molto versatile e soprattutto è immediato e non richiede alcun programma esterno. Andiamo a vedere come funziona. Su qualsiasi schermata del computer puoi andare a premere la combinazione di tasti Windows più Shift più S. Andiamo a farlo insieme. Tengo premuto il tasto Windows, premo e tengo premuto il tasto Shift e schiaccio il tasto S come screenshot. Ecco qua che mi compare questo overlay, cioè questa schermata sovrapposta, che mi chiede di disegnare una forma per creare una cattura schermo. Supponiamo allora di voler catturare queste 4 icone. Cosa facciamo? Ci portiamo in uno qualunque dei 4 angoli, quindi questo, oppure questo, o questo, o questo, e andiamo a fare clic e teniamo premuto il pulsante. Trasciniamo fino all'angolo opposto, avendo cura di includere tutto quello che vogliamo salvare nel nostro screenshot.
dopodiché lasciamo il pulsante, mi tolgo un attimo di mezzo e vediamo che ci viene proposta una cattura direttamente negli appunti, che viene già copiata e salvata. Se andiamo a chiudere questa notifica e torniamo ad aprire le immagini, troveremo una cartella che è stata creata che si chiama screenshot, all'interno della quale ci sarà un'immagine che rappresenta esattamente ciò che noi siamo andati a catturare. Eccola qua. Naturalmente questa cosa è molto utile anche sul web, quando per esempio vogliamo salvare un'immagine e vogliamo farlo al volo. Stessa cosa, perché come ho detto, questo funziona su qualsiasi schermata di Windows. Quindi andiamo a premere il tasto Windows, teniamo premuto Windows e schiacciamo anche Shift, teniamo premuto Windows e Shift e schiacciamo la lettera S. Ecco fatto che ci compare il nostro overlay, andiamo in un angolo qualsiasi e trasciniamo il nostro rettangolo. Ed ecco che la nostra immagine è stata catturata. Allo stesso modo potremo trovarla nella cartella immagini sotto cartella screenshot. Eccola qui, salvata sul nostro computer. E per dimostrare l'ultimo shortcut, ovvero l'ultima combinazione di tasti o scorciatoia che dir si voglia, non dovremo fare molta strada, e infatti si tratta di una scorciatoia, perché questa funziona su tutti quanti i browser, anche se ogni tanto su Mozilla Firefox zoppica un pochettino. Ti è mai capitato di lavorare e di avere parecchie schede aperte e di chiuderne qualcuna involontariamente solo per accorgerti dopo che si trattava di una scheda molto importante, proprio come sto per fare io in questo momento? Per ripristinare una scheda chiusa di recente esiste una combinazione di tasti che è CTRL più SHIFT più T che ti consente di riportare in vita l'ultima scheda inavvertitamente chiusa. Andiamo a provarla insieme. Teniamo premuto il tasto CTRL, aggiungiamo il tasto SHIFT e teniamo premuti entrambi e infine premiamo il tasto T come Tab, ovvero scheda in inglese. Come vedi, l'ultima scheda chiusa ritorna automaticamente in vita. E questo è un comando che in tanti casi ti garantisco che mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo per andare a ricercare una pagina chiusa inavvertitamente. Spero davvero che questi comandi diventino per te dei fedeli compagni esattamente come lo sono per me nella mia quotidianità lavorativa. Ma sarei anche curioso di sapere quanti di questi ne conoscevi già e ti sarei grato davvero se me lo facessi sapere nei commenti. Ma prima di concludere questo video dobbiamo fare dei doverosissimi ringraziamenti a Lorenzo Paoletti, Pasquale Belluomo e Tinotto88, bellissimo nick, che si sono appena abbonati al canale entrando in questo modo a far parte della community dei gentiluomini digitali. Ma come sempre l'ultimo ringraziamento è riservato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti, come di consueto, appuntamento alla prossima!